Ciao a tutti, sono Paolo Lavaggi e oggi parliamo di Pixel Tube, che sono le luci che vedete qua davanti e alle mie spalle. Partiamo col dire che tipo di effetti luminosi fanno. Si dividono soprattutto per gli effetti di inseguimento, quindi quelli che in gergo sono denominati chasing effect, che possono essere di intensità, quindi con sezioni che si accendono e spengono in sequenza, o di colore e tonalità come in questo caso. Poi possono fare effetti di sfondo, quindi il classico effetto wash, perché se lasciati in modalità statica alle spalle creano uno sfondo che va a staccare molto e a far risaltare quello che è la nostra postazione che è sul davanti. Poi possono creare dei pattern molto particolari perché ognuna di queste sezioni può essere mappata singolarmente, quindi questo ci permette di andare a creare delle figure e dei giochi di luce, soprattutto quando sono usati in coppia a multipli di 2, che vanno a comporre degli effetti di luce molto interessanti. Un altro effetto che possono realizzare è l'effetto strobo. Hanno capacità di strobo con flash da 0 a 50 Hz, quindi un'ampia capacità. Ovviamente l'effetto strobo può essere declinato in qualsiasi colore. Come funzionano? Vediamo subito che c'è una parte tubolare, che è la luce vera e propria, e che è la parte che va a emettere la luce. All'interno ci sono ben 200 LED con capacità RGBV, quindi coprono tutto lo spettro RGB, più hanno un canale dedicato al bianco puro. Ognuno di questi LED può essere controllato singolarmente e questo ci permette di andare a creare questi effetti che state vedendo. Questo tubo lo dovete immaginare suddiviso in tante sezioni, ognuna delle quali può essere colorata e controllata singolarmente per quella che è l'intensità, colorazione, la tonalità o anche effetti di flash. Vediamo ora un po' più nel dettaglio come sono fatti. Andiamo quindi a impostare una colorazione statica, lo possiamo fare tramite il telecomando in modo molto semplice. Vediamo di impostare qualcosa che non dia troppo fastidio alla telecamera, perfetto. E andiamo a vedere come sono costruiti. Il corpo principale, che è questo qua, è totalmente in alluminio, quindi è molto robusto e soprattutto è verniciato a polvere, il che lo mette a riparo da qualsiasi graffio o segno di usura. Sono impermeabili, come vedete qua sul connettore di ricarica abbiamo il tappino, quindi possono essere usati sia all'interno che all'esterno. Sul pannello frontale abbiamo i controlli con il nostro display e i pulsanti. Invece per quanto riguarda la parte di luce abbiamo questo tubo in policarbonato con alla sua estremità un cappuccio che può essere sostituito per permettere di utilizzare la modalità suono con maggiore efficacia. Ma anche al suono, se vogliamo avere una resa maggiore nella modalità di controllo sound, si può sostituire con un cappuccio che ha un forellino per il microfono. Qua sul fondo hanno una vite da 1/4, il che ci permette di andare a montarli su diverse tipologie di stand. Quelli alle mie spalle sono montati sulla base telescopica che permette di portare l'altezza fino a 3 metri. Invece, se si vogliono utilizzare appoggiati al pavimento, sono disponibili con un piccolo trepiede. Qua sopra abbiamo la vite da 1/4 che va nel filetto che sta alla base, e questi semplicemente si aprono e vanno a offrire supporto per quella che è la nostra luce in posizione verticale appoggiata al pavimento. Come si controllano queste luci? Hanno diverse modalità di controllo. Andremo a vederle più nel dettaglio tra poco attraverso l'interfaccia display. Per il momento vi basti sapere che possono essere controllate in modalità auto, quindi con la possibilità di andare a realizzare tutta una serie di effetti dinamici, per la precisione 100 differenti effetti dinamici, in modalità suono, quindi che reagiscono automaticamente a quello che è il suono riprodotto nell'ambiente circostante, oppure col telecomando IR, quindi semplicemente col controllo per colore, tonalità o impostando alcuni effetti speciali, e poi in quella che è la modalità più professionale, che è come li utilizzo io, quindi con un controllo totale via DMX. Andiamo a vedere l'interfaccia utente. Abbiamo qua i controlli che sono touch. In questo momento la modalità è impostata su IR, quindi controllo tramite telecomando. Noi andando a schiacciare menu possiamo andare a cambiare la modalità. In questo caso abbiamo DMX, ho assegnato l'indirizzo 121, al momento non c'è nessun controllo DMX e quindi la luce si spegne. È importante precisare che queste luci hanno il wireless DMX integrato, quindi hanno disponibili 12 canali diversi e possono essere controllati via DMX in modalità wireless senza bisogno di un adattatore. Vediamo quali sono le altre funzioni richiamabili dal menu. Abbiamo i controlli qua che sono touch. Con la funzione address possiamo andare a impostare un indirizzo DMX. In questo caso non c'è trasmissione DMX, ricordo che la luce ha integrato il wireless DMX, quindi non c'è bisogno di adattatori, pertanto la luce si spegne. Poi abbiamo l'impostazione relativa ai canali. Questa luce può essere impostata in 160, 80
40 o 12 canali. In 12 canali c'è possibilità di controllare in DMX in un determinato modo, in 160 canali in un altro modo. Lo andiamo a vedere successivamente. Poi abbiamo la possibilità di andare a impostare cosa fa la luce in caso di mancanza del segnale DMX. In questo caso è impostata su blackout, quindi in caso di mancanza di segnale DMX la luce si spegne. Poi abbiamo la possibilità di andare a impostare la curva, la dimmer curve. La dimmer curve significa come la luce va a reagire a quella che è la richiesta di modifica dell'intensità, della luminosità. Ci sono curve più accentuate, come sono quelle di un crossfader, per capirci possono essere impostate più accentuate, con una quindi parabola, una curva più accentuata o più lineari. Il mio consiglio è di mantenerle nell'impostazione 2 perché è quella che permette una reattività maggiore, soprattutto per gli effetti di strobo, quindi abbiamo una curva molto più accentuata. Poi abbiamo la possibilità di impostare manualmente i colori andando a impostare per ogni canale RGB e bianco i valori da 0 a 255 e poi abbiamo quelle che sono le funzioni di autoprogrammazione. Entriamo dentro alla funzione auto. Questo è un modo di utilizzarla molto comodo per chi non ha conoscenze o competenze di DMX, vuole avere un effetto super fantastico per andare a migliorare quella che è l'immagine del proprio setup, però non ha voglia o volontà di andare a fare un controllo e una programmazione dietro via DMX. Utilizzando le modalità auto semplicemente tirate fuori dalla scatola, quindi plug and play, potranno andare a realizzare tutta una serie di effetti che ora vi faccio vedere. Entriamo dentro, abbiamo auto mode e possiamo scegliere tra ben 100 differenti effetti. Ve ne faccio vedere qualcheduno. Per ognuno di questi effetti è possibile andare a impostare la velocità. Ora scorriamo brevemente tra tutti gli effetti. Mantenendo premuto è molto comodo perché abbiamo possibilità di spostarci avanti e indietro velocemente. Come vedete il totale degli effetti disponibili è veramente ampio. Scegliamo l'effetto che usavamo prima, quindi quella sorta di chasing bounce dal centro. Vi faccio vedere per capire come lavora la fixture quello che succede andando a diminuire la velocità. Possiamo impostare una velocità da 1 a 16. Come vedete la impostiamo un po' più lenta così capite bene. Questa luce lavora con tante singole sezioni, ognuna delle quali può essere controllata individualmente. In questo momento cosa sta succedendo? L'effetto preimpostato va ad accendere dalla sezione centrale di un colore e poi si splitta in due e va a colorare man mano che si va verso le due estremità ognuna di queste sezioni con il colore originario e sostituisce quello che è in arrivo con una variante, chiamiamola arcobaleno. Quindi sostanzialmente abbiamo queste tonalità di colore che si spostano simmetricamente nelle due direzioni. Andiamo a vedere ancora qualche parametro interessante, la possibilità di controllarle in master slave. Io ho impostato questa luce in master perché mi permette semplicemente di andare a controllarne una e avere le altre che si adeguano di conseguenza. Quindi c'è possibilità in modo molto comodo di andare a impostare Master Slave semplicemente scegliendo la voce menu Master Slave e per ogni luce andando a scegliere se deve essere una luce Master, quindi quella che comanda tutte le altre, o una luce Slave. Nell'utilizzo Master Slave è importante ovviamente fare attenzione che il LED qua sia colorato dello stesso colore. Perché? Perché le luci hanno diversi canali wireless DMX, ne hanno 12 e semplicemente bisognerà impostare tutte sullo stesso canale perché possano comunicare. Oppure volendo creare due master e due gruppi di luce andare a impostare due canali diversi. Torniamo su quella che è l'impostazione di prima, abbiamo fatto il master slave, c'è possibilità poi di andare ad abilitare o disabilitare i wireless DMX, quindi la possibilità di utilizzare il controllo wireless per passare il segnale DMX e all'interno di questo menu si può andare a impostare quello che è l'ID del canale, quindi quello che dicevo da 1 a 12. Qua abbiamo un'impostazione molto interessante che è il runtime. Il runtime cosa significa? La luce si autoregola in base alla durata che noi gli chiediamo, gli comunichiamo del nostro evento. Quindi indipendentemente da come noi andremo a impostare la nostra luminosità col telecomando, col DMX, impostando 8 ore, la luce si regolerà per garantire una resa ottimale fino a 8 ore, in modo da evitare di trovarsi per esempio a 7 ore con la luce completamente scarica. Quindi andrà ad autogestirsi man mano che si avvicinerà alla scadenza delle 8 ore per avere sempre la luminosità ottimale. Il controllo è molto intelligente perché se per esempio noi per le prime 4 ore non utilizziamo granché la luce o la manteniamo comunque a luminosità bassa, avremo le successive 4 ore con un potenziale di luminosità molto più alto. Mentre se invece per le prime ore otterremo una luminosità
molto alta, la luce andrà a calare gradualmente per garantirci di arrivare alla fine con quanta più stabilità possibile nella sua luminosità. È selezionabile un valore che parte da 8 e arriva fino a un'ora. Ovviamente a un'ora la luce dà la massima luminosità disponibile per la durata di un'ora, quindi questo è un parametro molto interessante. Colgo l'occasione per parlare della durata della batteria. Queste luci sono veramente fantastiche perché hanno una batteria che dura tantissimo, quindi permettono di fare tranquillamente eventi di 8-10 ore ad alta luminosità, come in questo caso. Ho dovuto impostare la telecamera con un'apertura focale molto bassa per evitare di rimanere abbagliati. La durata della batteria è sicuramente adatta a qualsiasi tipo di evento che voi vogliate andare a eseguire. Un'altra impostazione interessante: attivazione o disattivazione del controllo IR. Il controllo IR è il telecomandino. È buona norma mantenere le luci slave col controllo IR off. Questo perché io posso anche puntare alle mie spalle una di queste luci qua e schiacciare sul blu, ma la luce non riceverà il comando. Così io sono sicuro, senza dover andare proprio vicino alla luce master, di avere un controllo tramite l'IR solo sulla luce master e far sì che tutte le altre restino nella modalità corretta. Per impostare le altre luci in modalità slave vi ho fatto vedere prima il menu, e per poi renderle operative basterà semplicemente posizionarsi su quello che è l'indirizzo DMX. Quando la luce lampeggia di rosso sappiamo che è la luce master, le altre stanno lampeggiando di verde, forse non potete vederlo, sì, lampeggiano di verde e significa che sono in modalità slave, quindi la rossa sta trasmettendo e le verdi stanno ricevendo. Ora andiamo a vedere come si comportano le luci utilizzando il software per il controllo DMX. Io utilizzo Soundwich, in questo caso ho Soundwich installato sul MacBook che ora andiamo a aprire. Poi posso andare a collegarle tramite l'interfaccia USB DMX, quindi semplicemente con questo cavetto, oppure come in questo caso tramite il Control One, che è il controller MIDI di Soundswitch. Per la trasmissione del segnale di DMX utilizzo questo trasmettitore wireless. La comodità è che ha una porta USB-C, quindi è alimentato direttamente attraverso lo stesso cavo tramite il MacBook. Allo stesso modo il Control One è alimentato tramite il cavo USB. Utilizzo questo adattatore perché semplicemente non avevo sotto mano il cavo che da USB-B, quindi il classico cavo stampante, va direttamente in USB-C, perché purtroppo il Control One ha ancora la doppia USB di tipo B. Sarebbe molto bello averlo direttamente con USB-C. Questo è il mio setup di base. Apriamo il software, apriamo la nostra venue, andiamo su Autoloop e vediamo come si comportano le luci in un contesto reale. Facciamo partire uno degli Autoloop che io ho preprogrammato nel mio pacchetto di Soundswitch, disabilitiamo il controllo del blackout e vediamo le luci che vanno a seguire quello che sta succedendo sullo schermo. Per farvi capire il funzionamento vado a raggruppare tutte le fixture che non ci interessano. Queste sono le mie teste mobili, faretti applied, applied, applied. Qua abbiamo i tubi primary e i tubi secondary. Io le utilizzo divise in due gruppi perché il software va a controllarle indipendenti una dall'altra. Per farvi capire rapidamente come funziona, noi qua abbiamo tutte queste tracce. Ognuna di queste tracce rappresenta una piccola sezione all'interno della mia luce. Per ognuna di queste tracce io posso andare a impostare un controllo totale su quello che è l'illuminazione, l'intensità e il colore. Andando a giocare con tutte queste tracce in modalità sincronizzata, come in questo caso, oppure andando a sfalsarle a livello temporale, noi possiamo ottenere degli effetti che sono sincronizzati oppure dei chasing, quindi le sezioni vanno a lavorare tutte insieme oppure si inseguono una con l'altra. Vi faccio vedere per esempio qualche autoloop con effetto di chasing. Noi siamo qua, queste sono le nostre sezioni, ne abbiamo tante, abbiamo 32 sezioni per ogni tubo. Quando noi ci spostiamo con il cursore, che è la nostra barra temporale, da sinistra verso destra, le luci vanno a fare degli effetti sequenziali. Perché? Perché all'interno di ogni traccia è impostato un picco, quindi un'accensione, un flash, in modo sfalsato. Quindi questa sezione si accende al battito 1, quella dopo al battito 2, quella dopo al battito 3. E così via. Ci sono effetti che possono essere più classici, come per esempio questo. Questo è un banco che io chiamo Chili, che ho costruito con tutta una serie di autoloop adatte per situazioni dove c'è bisogno di dinamicità, quindi vogliamo far vedere tutti i colori che possiamo creare, ma non abbiamo per esempio flash, le luci si comportano tutte uniformemente, quindi non lavorano in maniera diversa l'una dall'altra, o se lo fanno con lieve variazione. Tramite il Control One noi possiamo andare a fare una sovrascrittura, un override
di tutto quello che sta facendo il software con i controlli manuali. Vi faccio vedere, abbiamo per esempio la possibilità di impostare i colori, poi ci sono tutti i colori preimpostati, abbiamo possibilità di fare blackout, abbiamo possibilità di attivare alcuni effetti come per esempio lo strobo e andare a controllarne il parametro. Come vedete l'effetto sta lavorando in override, quindi in sovrascrittura di quello che succede sotto, pertanto il colore è quello che sta eseguendo il nostro autoloop oppure quello che io vado a sovrascrivere. Possiamo andare a effettuare anche una variazione della tonalità col comando per il controllo del colore, che è molto comodo perché noi con una rotella unica andiamo a modificare la tonalità del nostro colore, oppure possiamo andare ad attivare per esempio il bianco, così sia in modalità hold, quindi tenendo shift e schiacciando white rimane attivo, oppure come fosse un effetto strobo momentaneo, diciamo. Il blackout ve l'ho già fatto vedere, abbiamo possibilità di attivare nuovamente lo strobo e poi abbiamo tutti quelli che sono i controlli relativi. Gli static looks sono delle situazioni statiche preprogrammate, ve le faccio vedere anche qua lato software, che ci permettono di andare a creare delle scene statiche dove per esempio diciamo a tutte le nostre luci di rimanere in colorazione bianca, alle teste mobili di puntare sul soffitto, piuttosto che diciamo a tutte le luci di continuare a lavorare secondo il programma che stavano eseguendo, chiediamo alle teste mobili o solo alcune luci di fare alcune cose particolari. Servono a impostare situazioni particolari, come per esempio parliamo di un matrimonio, c'è il momento della cena, avremo piacere che le teste mobili siano indirizzate sul soffitto e magari avremo piacere di avere tutta l'illuminazione coerente, quindi senza giochi di luce. Qua abbiamo tutta una serie di static looks che posso attivare, che sono per esempio il bianco neutro, il bianco RGB, piuttosto che alcune colorazioni particolari. Abbiamo possibilità di attivare qua una strobo su diverse preimpostazioni che io ho realizzato. È lo stesso effetto che abbiamo col controllo tramite il comando strobo, ma questo ha tutti i parametri impostati come li volevo io. Poi abbiamo possibilità di andare a regolare per ognuno dei 4 gruppi disponibili su SoundSwitch quella che è l'intensità. Io mappo i pixel tube sempre sul gruppo 4, quindi con questo fader andiamo a impostare il gruppo 4. Ora vi faccio vedere come andare a realizzare un semplice effetto di chasing manualmente in SoundSwitch per controllare queste luci. Quello che dobbiamo fare, e io qua l'ho appena creato ma ve lo faccio rivedere, sarà semplicemente andare a impostare, come in questo caso per esempio, una pulsazione di un bit, queste qua sono 4 bit, una barra, e poi andare a copiarla e incollarla successivamente con scarto di un battito. Così facendo noi avremo ognuna delle nostre tracce che si accenderà con un flash in sequenza. Completando tutta questa procedura per tutte e 32 le celle, e non è un caso che sono 32 le celle di queste luci, perché? Perché vanno a rispecchiare la metrica dei battiti e delle barre di quelle che sono più o meno, tranne alcuni rarissimi casi, tutte le tracce di musica elettronica. Quindi avendo 32 celle questo ci permette di andare a creare un effetto di chasing che va ad accendere ognuna delle sezioni rispecchiando la metrica base standard delle frasi della musica elettronica. Quello che abbiamo creato quindi è un effetto di accensione in sequenza per entrambe le nostre fixture, e quello che succede nella realtà è che muovendoci da un lato andremo ad avere un effetto di svuotamento. Procedendo al contrario o comunque popolando il nostro autoloop all'inverso andremo a ottenere un effetto di riempimento. Se noi volessimo invece che svuotare o riempire il nostro tubo semplicemente fare accendere in maniera più marcata una sezione e mantenere un livello più basso di sottofondo potremmo farlo, però questo è il concetto che sta dietro alla creazione degli effetti chasing in una luce di questo tipo, quindi una luce che è pixel mappabile. Poi quello che succede nella realtà è che il software si sincronizza col nostro programma da DJ e va a effettuare tutti gli effetti basati sulla bit grid di quelle che sono le tracce che stanno suonando su Serato, piuttosto che si va a sincronizzare con i BPM tramite l'audio in ingresso e in uscita se utilizziamo altri software tipo Recordbox che non hanno il supporto nativo per sound. Questo video termina qui, spero vi sia stato utile. Se volete approfondire l'argomento del controllo in DMX di questo tipo di luci e di tante altre luci, iscrivetevi al mio canale YouTube dove trovate la guida completa a SoundSwitch, una serie di video che coprono dall'A alla Z tutto quello che dovete sapere per andare a controllare luci, teste mobili e macchine per gli effetti tramite SoundSwitch.